Buongiorno e bentornati sul mio canale, bentornati ad un altro vlog. Sono in centro questa mattina e ho trovato un posto qui fantastico, proprio vicino a dove devo andare. Fatemi un attimo fare mente locale. Sto per andare a fare una sorta di colazione di mezza mattinata con la mia amica Aizea e quindi niente, oggi il tempo non è dei migliori perché è veramente grigio, brutto, questo tempo mi mette di cattivo umore. Scusate, sono distratta che sto rispondendo a dei messaggi che ho ricevuto mentre ero in motorino, la gente mi dà per dispersa. Sono un po' fuori allenamento con i vlog perché questo è il primo vlog che voglio registrare seriamente a gennaio, questo mese, perché nei giorni passati ho provato a iniziare un vlog tante volte, ma poi non ho perseguito la missione, perché più che altro sono stata assorbita totalmente dalla preparazione della serie Come nasce l'italiano. Mi aveva puntato quel piccione. Come vedete alla fine l'ho preso il cappotto. Spero... Oh, cavolo, mi era cascato il microfono dentro la sciarpa. Non si è più sentito niente? Boh, spero di sì. Alla fine l'ho preso il cappotto. Quello che mi sono provata nell'ultimo vlog del 2025. L'ho portato in tintoria, l'ho fatto lavare e quindi ha ripreso un po' la sua forma. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio sono le spalline imbottite. Più che altro mi danno fastidio perché è difficile infilare la borsa sulla spalla perché ho la spalla troppo grossa con questo cappotto. Va bene, andiamo. Allora, Micio. Forse lui è Romeo, è il meglio gatto del Colosseo. Anche se stiamo. È il meglio gatto. Anche se stiamo al largo argentino. Non ho preso l'acqua per un pelo. E niente, è stata una bella giornata, diciamo, perché poi dopo colazione siamo andati a fare una passeggiata appunto per librerie. Siamo andati a Largo Argentina, lì dove ci sono delle panchine, ci siamo sedute e abbiamo chiacchierato fino alle 4 del pomeriggio. Buongiorno. Sono circondata, sommersa da libri. Sto preparando l'episodio 3 della serie Come nasce l'italiano e mi sento sopraffatta dalle informazioni. Però devo mantenere la concentrazione sul percorso che voglio fare io. Quindi devo selezionare le informazioni rilevanti da quelle di contorno. Siccome
ho bisogno di distrarmi un attimo e di fare una pausa, ho pensato di aggiornarvi sui romanzi che ho letto, che sto leggendo e che vorrò leggere, perché è da prima di Natale che non parliamo di libri da leggere. Quindi è arrivato il momento di farlo, più che altro perché credo che questo vlog continuerà in versione molto casalinga, perché fuori piove e sinceramente non mi va tanto di uscire con la pioggia, quindi le attività che si possono fare fuori casa, diciamo, sono un po' ridotte. Potremmo andare in un museo, però potremmo farlo magari anche in un'altra occasione, perché mi piace abbinare museo e passeggiata, quindi se piove non mi va di andare al museo. E quindi niente, quindi sono stata praticamente dentro casa come un piccolo topo di biblioteca. Inizierei da un libro che ho finito di leggere. Allora, questo l'ho letto durante le vacanze di Natale, è in inglese, è di Claire Keegan Foster, che in italiano è stato tradotto Un'estate. Chi ha letto questo libro sa che l'estate è effettivamente l'ambientazione di questo racconto breve, perché alla fine è un racconto, non è un romanzo. Però il titolo Un'estate è anche abbastanza troppo generico, forse, secondo me, perché in inglese Foster ha un riferimento preciso. In italiano significa affidamento, quindi appunto la situazione dell'affidamento. Si poteva fare qualcosa di meglio. È la storia di questa bambina che in un'estate molto calda nell'Irlanda rurale viene portata dal padre a casa della zia per passare l'estate lì, perché sua madre stava per partorire e avendo anche altri figli più piccoli, questa ragazzina era la più grande, non aveva tempo né modo di prendersene cura. Il padre ovviamente neanche a dirlo, faceva la sua vita, non si curava molto della famiglia e quindi decidono di portare questa ragazzina dagli zii, dove scopre che cosa vuol dire avere una famiglia. Quindi grazie a, diciamo, all'affetto e alle cure dei suoi zii, perché la zia sarebbe la sorella della madre, scopre che cosa vuol dire essere amata dai propri genitori, anche se quelli non erano i suoi genitori. Tanto che alla fine lei non vuole tornare a casa. È molto delicato, è un racconto molto delicato, lascia molte cose sottintese, nel senso che il racconto dà dettagli sulla vicenda, però poi secondo me sta al lettore capire che cosa succede, perché l'autrice racconta ma non entra mai troppo nel dettaglio di alcune situazioni e quindi lì passa la palla al lettore in qualche modo. Devo dire che mi è piaciuto molto, ma mi è piaciuto anche molto riprendere a leggere in inglese, devo dire. È una cosa che vorrei fare più spesso quest'anno. Allora, poi un libro che sto leggendo e che non riesco a finire è questo, sono sempre qui, Malombra di Antonio Fogazzaro, che in un vlog dell'anno scorso in cui vi avevo parlato di questo romanzo, mi pare di aver detto che questo libro è della metà del Novecento. No, ovviamente no. Perché ho detto questo? Boh, ero distratta forse, non lo so. Questo libro, questo romanzo è del 1880 ed è un esempio di romanzo gotico nella letteratura italiana. Allora, sono direi esattamente a metà e sto procedendo lentamente, ma mi piace, però con tutte le altre cose che sto facendo in questo momento l'ho lasciato un po' da parte. Però voglio leggervi la vicenda perché qui all'interno del libro c'è una sorta di riassunto. La marchesina Marina Malombra, protagonista del romanzo, orfana, vive in una villa su un lago lombardo, ospite dello zio, conte Cesare Dormengo. Il padre di costui aveva segregato e fatto morire la moglie Cecilia, colpevole di essersi innamorata di un ufficiale, Renato. Venuta in possesso di un autografo della nonna, perché appunto questa Cecilia era la nonna di Marina, Marina si convince di essere la stessa Cecilia
e di avere l'obbligo di vendicarsi del figlio del suo oppressore. Per chiarire alcuni dubbi intorno alla reincarnazione, sotto il nome di Cecilia scrive un certo Lorenzo, autore di Un sogno, racconto mistico che le risponde di credere nella plurimità delle esistenze. Lorenzo non è altri che Corrado Silla, orfano di una cara amica del conte Cesare, prima ricco ma ora in povertà. Con il pretesto di chiamarlo a collaborare a uno scritto di politica positiva, ma in realtà perché possa vivere con maggiore agiatezza, il conte lo invita al suo castello, dove Silla diventa presto amico del capitano Steinegge, segretario del conte. Qui Silla incontra anche Marina e indovina che in lei si nasconde la sua corrispondente Cecilia. I due giovani si amano profondamente, ma non osano confessarlo. Anzi, Marina, pensando che Silla sia figlio illegittimo dello zio e voglia sposarla per assicurarsi i suoi beni, lo tratta con freddezza e odio. Insultato da lei, alla presenza di altri, Silla decide di abbandonare nottetempo il castello. Sulla spiaggia, durante una passeggiata notturna, si imbatte nella fanciulla, solita a spingersi sul lago con la sua lancia in avventurose regate notturne, la quale pensa che egli sia venuto per spiarla. Silla protesta la sua lealtà. Sorge intanto una tempesta e il giovane riesce a riportare la lancia in salvo nella darsena. Qui si accomiata da Marina, per sempre, chiamandola nell'abbraccio appassionato Cecilia. Marina comprende allora tutto e sente, mentre egli parte, di amarlo maggiormente. Giunge al castello accompagnato dalla madre, Nepo, pretendente alla mano di Marina, attirato dalle ricchezze del conte. Sono arrivata qui io nella storia. Anche Edith, gentile e delicata figlia di Steinegge, arriva al palazzo. È suo intento ricondurre il padre alla fede con l'aiuto del parroco Don Innocenzo. Ella conosce Marina e ne prova pietà, perché intuisce che l'amica è disposta a sposare l'odiato Nepo per arrivare all'amore di Silla. Ella invece rifiuta la proposta di matrimonio dell'anziano ingegner Ferrieri e decide di trasferirsi a Milano col padre, dove questi si guadagna da vivere dando lezioni di tedesco. Fra i suoi allievi è Silla, per il quale Edith prova una viva simpatia, ma la timidezza la ostacola. Non sa neppure manifestargli la sua gratitudine quando da lui riceve la copia che le dedica del suo racconto. D'altro canto, Silla avverte che nell'amore di Edith riuscirebbe forse a dimenticare la torbida passione che porta nel cuore per Marina. Al castello Marina, prima di sposare Nepo, l'uomo che detesta, in uno stato di esaltazione che diventerà sempre più simile alla pazzia, entra di notte nella camera dello zio, gli urla in pieno viso il nome di Cecilia e gli rinfaccia il delitto del padre nei confronti della nonna. Il conte Cesare, colpito da collasso, sta morendo. Giunge Silla, chiamato da un telegramma di Marina che, quando è fra le sue braccia, gli mostra l'autografo della nonna e lo vuole convincere di essere Renato. Poi entra con lui nella camera dello zio moribondo, dove, fra lo scandalo dei presenti, grida «Ecco Cecilia con il suo amante!». Il conte muore. Le sue sostanze saranno probabilmente lasciate all'ospedale di Novara. Le sue sostanze significa i suoi averi. Ragione per cui Nepo se ne va, si allontana. Silla è ormai deciso a sposare Marina, pur accorgendosi della sua follia. Marina però, sospettando che il giovane non la ami più, lo uccide a tradimento con un colpo di pistola, poi scompare con la sua lancia sul lago. Edith, consigliata da Don Innocenzo, avvertendo nell'aria qualcosa di grave, manda a Silla una lettera per ringraziarlo della dedica e incoraggiarlo. Troppo tardi. Alla giovane non rimane che piangerlo amaramente e difenderne la memoria. Tragica questa storia. Diciamo che uno dei motivi per cui faccio un po' fatica ad andare avanti è che so come finisce, nel senso che in questi romanzi un po' datati, questo è del 1880, però questa edizione è del 1978, l'edizione Oscar Mondadori, c'era questa consuetudine di scrivere tutta la trama, no? Sul retro del libro e anche all'interno, nella prefazione. L'obiettivo primario della lettura non era quello di scoprire che cosa succede nel libro, ma leggere per il piacere di leggere, di leggere le descrizioni, di vedere come evolve, no? Come evolvono i fatti, le vicende, eccetera.
per il gusto linguistico della lettura. Ed è quello che sto cercando di fare anch'io, solo che è un romanzo molto denso e quindi mi ci vuole un po' di tempo, ma soprattutto mi ci vuole concentrazione. E siccome in questo momento la mia mente è concentrata su altro, sto facendo un po' fatica a leggerlo, ma lo finirò con calma. Per concludere vorrei farvi vedere il libro che ho intenzione di iniziare a leggere. Niente di vero, di Veronica Raimo. Raimo o Raimo? No, Raimo, penso. Questo è recentissimo in confronto a Malombra. Questo è del 2022 e questo ha vinto il premio Strega di quell'anno. Mi incuriosisce da un po' di tempo e quindi quando l'ho trovato usato l'ho comprato. Dovrebbe essere anche abbastanza comico. Vi leggo brevemente, non voglio appesantirvi ulteriormente. Veronica Raimo sabota dall'interno il romanzo di formazione. Il suo racconto procede in modo libero, seminando sassolini indimenticabili sulla strada. All'origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia, un padre pieno di ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia, un fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di familiari difettosi, Veronica scopre l'impostura per inventare se stessa. Se la memoria è una sabotatrice sopraffina e la scrittura, come il ricordo, rischia di falsare allegramente la tua identità, allora il comico è una precisa scelta letteraria, il grimaldello per aprire all'indicibile. In questa storia all'apparenza intima c'è il racconto precisissimo di certi cortocircuiti emotivi, di quell'energia paralizzante che può essere la famiglia, dell'impresa sempre incerta che è il diventare donna. Con una prosa nervosa, pungente, dall'intelligenza sempre inquieta, l'autrice ci regala un monologo ustionante. Allora, questo vlog si conclude qui. Grazie mille per averlo seguito e io vi do appuntamento a tutti gli altri video della settimana e delle settimane a venire. Buon proseguimento e a presto. Ciao!